Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Allora, grazie a oltranza. So che vi ha fatto impazzire il video delle formule magiche, della formula pentacolare, i mantra, le formule psichiche e adesso vi potete divertire nella creazione di infinite possibilità. Allora, quelle sono tutte quelle che uso fino a questo momento. Ovviamente la mia conoscenza si espande, no, quotidianamente, però quando io faccio la prova provata su di me, poi vi passo come la faccio io, quello che sento, quello che provo, perché il migliore insegnamento è l'esempio, non c'è nient'altro. Non possiamo insegnare ciò che non sperimentiamo, ciò che non viviamo. E siccome il nostro obiettivo è la gioia, la gioia è la tua meta, e allora qui io mi adopero nel gioirmi e nel gioire. Gioisciamoci, diciamo, ecco, gioisciamoci. Allora, ragazzi miei ragazzi, per tutte le ragazze e i ragazzi che non l'avessero ancora visti, podcast sulla magia, le formule pratiche, proprio che vedete che magia applicata, no? Magia applicata istantaneamente, tac 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 tac. Le trovate nella playlist meditazioni guidate, anche sull'arte sciamanica le ho messe in entrambi e sono facilissime di applicazione e facile immediatezza, cioè subito funziona. Allora, bene, sono felicissima di tutto questo. Allora, abbiamo Persefone che sta tornando dagli inferi di Ade. Ecco Persefone, quindi Demetra è felice, la dea Demetra, e quindi inizia a spuntare i primi germogli, inizia a sbocciare la primavera che è anche in noi, che noi siamo natura, e quindi sentiamo tutto questo fermento interiore. E giusto appunto, allora, tanto tempo fa, presi dei tarocchi in un negozietto vintage, non so che saranno, e li voglio usare oggi, sono i tarocchi, eccoli, dei vampiri della notte eterna. Vediamo da dove sta salendo Persefone, cosa si è lasciata indietro. Quindi oggi voglio utilizzare pure i tarocchi dei vampiri della notte eterna. Ce li ho là, nella mia bacheca, ecco, vedi lei bellissima nella bara. La morte e la rinascita. Ecco, voglio utilizzarla perché mi fanno impazzire queste immagini dei tormenti, dei vampiri, delle cose. Insomma, sono veramente indicative questi tarocchi qua. Non li so tutti i simbolini, vabbè, intuitivamente li so, ma li metto proprio per le immagini. Guardate che cazzo di immagini. Meravigliose. Ok, dai, voglio utilizzare anche questi tarocchi oggi, oltre agli altri. Ma prima di tutto ci sparo le nostre metaforiche associative che ci fanno sognare, ci stanno facendo veramente sognare questa volta. Questa volta ci hanno sempre fatto sognare le metaforiche associative. Il problema è, voglio dire, la gru per batterle, capito? Ok, quindi iniziamo con mettere su di lui. Sono caduti. La gru per battere, ok? Sarà che voleva prendere la medesimezza della bara il signore qua e quindi si è steso. Ti ho già steso, bello mio. Ancora stiamo a niente. Cioè, voglio dire, ancora stiamo a niente. Ok, tu stai riprendendo? Sì. Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie all'infinito per tutto. Mi raccomando, praticate, godetevi, giocate, gioite, ballate e danzate come vi ho proposto nei mantra, perché la meditazione è danza, è ballo, non è solo la meditazione da fermo, no? Della postura, come avete visto, tutto è meditazione, la vita è meditazione, è un'esperienza spirituale pazzesca, straordinaria. Quando cambiate l'approccio alle cose, utilizzando le formule psichiche, i mantra, la vostra vita è cambiata, pazzesca. Ok, quindi Emao, partiamo con questo Emao e ci andiamo a vedere che abbiamo in questa settimana qua. Vediamo subito il nostro maschione. Aspettate che batto. Allora, mo batto così, aspetta, batto prima una parte, ecco, così, poi così, poi qua, così, poi metto un pochino, lo metto qua, un pochino metto qua, un pochino metto qua, poi così, tac, tac, così, poi ci facciamo una mescolata così,
Ok, e adesso puoi uscire. Anzi no, aspetta, ti faccio uscire io. Aspetta, dove vai tu? Da solo. Battiamo un altro po' così. Allora, e vediamo il primo maschione di questa settimana. Anzi, lo mettiamo prima con la faccia coperta. Mettiamo uno, poi mettiamo le signorine, ribatto anche di qua così. Ok. No, aspetta, così. Vediamo le nostre signorine. Anzi, vediamo quante signorine escono di qua. Mo faccio di là pure così. Mi sto cambiando idea. La conoscenza dell'attimo presente, no? Cambiare idea istantaneamente. Allora, vediamo che signorine abbiamo di qua. Eccola, eccola, è uscita una signorina. Ma è la magia! Non ci posso credere! Guarda! C'è una bambina con la bacchetta magica! Incredibile! Con il libro che ha studiato i mantra! È meraviglioso! Guardate come state in questa settimana! Sarà un mondo meraviglioso! Un mondo meraviglioso sarà per noi in questa settimana, con le formule magiche, le formule psichiche. Bellissimo! Ancora, vediamo che abbiamo, che abbiamo. Vediamo che abbiamo, bellissimo, wow, qua abbiamo una sorta di sciamana, ma guardate come state, io lo so che voi, cioè i tarocchi leggono le energie, no, di tutte noi, no, della nostra famiglia, della nostra meravigliosa comunità di Taromantic e quindi anche di chi si approccia a vedere il canale per la prima volta, no, e fa capire su che onda stiamo, della follia, meraviglioso. Guardate che bella questa immagine, stupenda, colorata, e lei che danza ballando il bole bole tum tum, bole bole tum tum. Cioè, guardate che carte meravigliose, ditemi se non è magia questa. Cioè, è proprio magia, è stupenda, il femminile è proprio stupendo, stupendo il femminile, mettiamone un'altra. Vediamo, questo è anche il femminile interno a te che sei uomo, no? Che stai guardando, cioè la tua parte creativa, magica. Allora, vediamo un altro femminile in questa settimana. Eccolo, due sono uscite. Ah, spiterina, guardate che figa questa. Bellissima. La sciamana! Ma io mi alzo, faccio un applauso! Cioè, voglio fare il video d'alzata, mo sto alzata, voglio fare il video d'alzata. Tiè, uno, due, abbiamo la sciamana e una dea pazzesca, non lo so, guardate che immagini abbiamo in questa settimana, vi rendete conto? Cioè, io, non lo so, seguo la disciplina spirituale da una vita, ma ogni volta con le carte è straordinario, perché ti dà proprio la perfetta sintonia. Cioè, stupendo. Io continuo a rimanere in piedi, ragazzi, non lo so, voglio fare così. Così. Vediamo su di lui. Allora, vediamo che maschioni abbiamo in questa settimana. Che maschioni abbiamo? Vediamo, vediamo. Eccolo, eccolo, sono usciti. Un bambino, pure qua il bambino. E qua abbiamo la bambina. Abbiamo un bambino e la bambina. Beh sì, bellissimo qua. Un bambino che sta aspettando. E qua abbiamo uno scalatore. Dove ti scarichi tu? Dimmi. Dove ti scarichi forse? No, dove ti scarichi? E qua abbiamo uno scalatore, cioè uno che ha gli armamenti qua. Si sta industriando per fare una scalata al successo in questa settimana. Una scalata, muscoloso. Si sta adoperando. Cioè, come se questa cosa del bambino lo facesse sentire forte, forte. E con questi strumenti. Qua c'è quella cosa là del, come si chiama quando vai nelle grotte, che c'è la luce qua, ecco. Si munisce di strumenti per accendere la luce, perché ha capito che la luce è tutto ciò che esiste. Bravo. Vediamo chi c'è qua. Ecco, qua c'è uno che apre la finestra, appena fatto la doccia. Uno che è di spalle. Allora, qua abbiamo dei maschili molto interessanti anche in questa settimana, molto interessanti. Qua c'è un maschile che dà le spalle inizialmente, poi un maschile che si adopera,
è che l'unico strumento che sa che funziona è la parte creativa. Allora, quel maschile che si sveglia, si fa la doccia e dice apro la finestra. La finestra, cosa vuol dire? Apro la finestra, faccio entrare la luce. E adesso voglio andare incontro alla luce, quindi mi adopero, faccio un po' di fit, faccio un po' di, non lo so, di dorsali. E poi so che facendo i dorsali non mi serve una mazza, devo essere bambino, devo farmi ispirare per essere nella mia piena creatività, per andare incontro alla luce. Belle, bellissime. Ok, mi risiedo, ragazze, ragazzi, mi risiedo. Ok, bellissimo. Bellissimo. Fatemi un po' ispirare, fatemi un po' ispirare. Allora, sì, 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 perché qua lui si alza e qua ha visto lei. Dice, ah, ok, e mo come devo fare? Come devo fare? Ma lei è animata da tutta questa creatività sciamanica. E quindi lui dice, ah ok, adesso mi faccio due dorsali, mi faccio un po' di flessioni. Dice, no, non funziona, devo tornare bambino, devo usare l'istinto, non devo... l'istinto mi dà la luce, mi spiego? Quindi qua abbiamo dei maschili in questa settimana che sono molto curiosi, ma anche molto consapevoli, eh? Molto curiosi e consapevoli. Qua abbiamo, che te lo dico a fare, dei femminili che sono sciamane perché hanno in loro l'aspetto creativo della bambina, hanno il senso del sacro e questo le rende capaci di plasmare la materia. Le loro emozioni che sono relative a, a quello che le accade in questa settimana, loro switcheranno, cioè nel senso si adopereranno negli eventi che gli accade con la magia, e questo le farà sentire divine. Divine. Wow, ok. E mo li rimetto i tarocchi dei vampiri qua. Anzi, facciamo una cosa, aspetta. Allora, facciamo una cosa. Io voglio mettere i tarocchi dei vampiri su questi due qua, perché subito li voglio mettere i tarocchi dei vampiri, così poi dopo li togliamo perché mi state ispirando. Allora, su questo maschione che si sveglia, si è fatto la doccia e si adopera con gli strumenti, vediamo l'immagine del vampiro corrispondente a questo. In questa settimana, vediamo. Qual è l'immagine del vampiro corrispondente? Vediamo. Vediamo. L'energia di lui nei confronti di lei. Lui vampiresco, come sta questo? Mi cadono da sole o le prendo io? Eccolo. Ah. Guarda come sta questo. E col carro sta questo, numero 7, arcano maggiore. Allora, sta col carro, ha intenzione di prendere i lupi, uscire dalla bara, appunto, si è uscito dalla bara, è Persefone che ti chiama, e di andare incontro a una lei. E beh, voglio dire, qua avremo dei femminili pazzeschi in questa settimana, e ci sono dei maschili molto desiderosi di prendere la macchina, prendere, non lo so, la bicicletta, la Vespa, il monopattino, il surf e andare da lei. Vediamo ancora, vediamo ancora. Eccolo, eccolo, eccolo. 9, questo che cos'è? Questo è 9 di bastoni. Guarda, pure qua c'è uno che guarda dalla finestra e sta pensando come devo fare, come devo fare, come devo fare. Sta un po' sulla difensiva, come devo fare, scruta. Madò, dice, questa come è diventata, questa qua, dice, guarda un po' come è diventata. Ci sono dei maschili che proprio stanno forti, cioè stanno proprio eccitati su questo. Diamone un'altra. Eccole, eccole, vediamo, prendiamole tutte, tanto qua voglio vedere le immagini. Qua abbiamo un asso di denari, chiaro, 5 di spade, e questo cos'è? Questo è il cavaliere di bastoni. Allora, qua ci sono maschili che vogliono un'opportunità in concreto con i femminili, e qua col 5 di spade mi parla del fatto di maschili che stanno tesi, molto intesi, e quindi per risolvere questa tensione, cavallo di bastoni, vado, la va la spacca, più la spacca, diciamo, con il bastone, ok. Quindi sì, ci sono maschili molto... mi spiego?
Ok, adesso togliamoci queste, volevo giusto fare una cosa su queste, con queste, e andiamo a farci la stesa tradizionale nostra. Questi ce li mettiamo qua così, questi ce li mettiamo qua così. Allora, e prendiamoci i tarocchi, ci prendiamo questi rossi. Allora, vediamo, abbiamo visto che ci sono maschili, come stanno insomma i maschili. Vediamo un po' energia attuale con questi tarocchi rossi, cosa ci raccontano i tarocchi rossi. Cosa ci raccontano i tarocchi rossi, energia attuale del maschile? Energia attuale del maschile nei confronti del femminile, eccola. 9 di bastoni è uscito di nuovo, stanno un po' tesi, un po' sulla difensiva, hanno alzato un po' le barriere, o comunque sia, il 9 di bastoni mi parla di un po' di difensiva, cioè scrutano per vedere che succede, stanno un po' così, che faccio, sono stanco, è un po' di stanchezza, al tempo stesso voglio ancora combattere. Vediamo i pensieri del maschile in questa settimana, i pensieri di lui, eccolo. Eh beh, vogliono fare le cose fatte bene, c'è la giustizia, vogliono prendere delle decisioni importanti, stanno pensando di prendere delle decisioni importanti in questa settimana, ok. Di fare le cose bene, di prendere delle decisioni importanti. Vediamo cosa hanno nel cuore i maschili questa settimana, 5 di spade, e hanno un po' di tensione. Quindi i maschili si trovano un po' sottosopra, diciamo, hanno un po' di sottosopra, qua c'è il sole. Ci sono dei maschili che stanno un po' sottosopra, stanno un po' sulla difensiva, vogliono prendere in questa settimana, stanno pensando di prendere delle decisioni importanti, stanno pensando di come sistemare le cose nella loro vita, anche questioni legali, delle questioni che li fanno stare un po' in ansia, un po' stanchi, tant'è che nel cuore abbiamo un 5 di spade, c'è un po' di rancore, ci sono delle tensioni, c'è un po' di difese alte, di barriere, e stanno pensando di sistemare situazioni che li fanno sentire sulla difensiva in questa settimana, sia nella loro vita che nell'approccio con lei o con l'altro fuori da loro. Qual è il blocco karma? Quindi qual è la parte oscura in questa settimana da superare? Quindi qual è il blocco karma, la parte oscura da superare per il maschile in questa settimana affinché si possano prendere queste decisioni? Qual è la parte oscura? Qua ce ne sono troppe, ma la prendo io se non sono troppe. Allora, la parte oscura è il carro, era quello che era uscito qua, ragazze. Qua era uscito il carro. Ah, dove stava? Eccolo. Qua era uscito il carro. La parte oscura è il carro. Prendere una decisione. Prendere una decisione. La parte oscura è prendere delle decisioni e avanzare, perché stanno impantanati. Ci sono maschili impantanati con delle lei, ma anche con delle situazioni anche burocratiche di casa, un po' di maschili impantanati stanno. E il carro mi parla sia di prendere una decisione, prendere è un po' l'autostima anche il carro, no? Prendo la decisione di fare questo o di non fare quest'altro, conferma risoluzione. Oppure c'è una distanza che può essere a blocco in questa settimana, una distanza geografica soprattutto. Sì. Fammi mettere una carta dei vampiri qua sopra. Zona d'ombra, vediamo i vampiri che dicono, meglio di loro. La zona d'ombra, vediamo. L'ombra sul carro, l'ombra sul carro. L'ombra sul carro. La prendo io. Cos'è questo? Ah, l'imperatore. Dracula proprio, è uscito Dracula. Draculia. È uscito da questo, somiglia a quello di Bram Stoker, Dracula di Bram Stoker con Winona Ryder. L'avrò visto forse 10 volte quel film. Mi fa impazzire, è stupendo. Quello di Bram Stoker però, Allora, c'è Dracula al blocco, quindi la paura è muoversi in caso incontrano Dracula dall'altra parte. La paura è proprio, vabbè, questo è l'imperatore, no? Allora, il fatto è che qua vogliono avere più cose sotto controllo, ecco, questo è il senso, e quindi non riguarda solo l'amore qua, qua mi parlano anche d'altro perché non ci sono ancora coppe, mi parlano di situazioni della loro vita dove devono prendere delle decisioni, sistemare delle cose della loro vita che li vede sulla difensiva. E il punto qual è la zona d'ombra in questa settimana? La zona d'ombra è proprio il prendere la decisione, perché è come se
volessero avere più situazioni sotto controllo. Il blocco è proprio il mentale, il controllo, è l'imperatore. E sappiamo che noi abbiamo imparato, dobbiamo lasciar fluire gli eventi, no? Non possiamo con la mente razionale avere l'ardire di controllare gli eventi, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti. E quindi la miglior decisione, se lui seguisse Taromantic, sicuramente lo farà qualcuno, sarebbe quella di far fluire, io gli direi di far fluire gli eventi. Queste sono anche stese che riguardano noi, no? Il nostro maschile interno, le nostre azioni. Non focalizziamoci sulla parte razionale della vita, questo è il senso di questa prima stesa. Perché quello non ti fa avanzare, il carro al blocco. L'imperatore al blocco è quando tu vuoi mantenere troppe cose sotto controllo, ma non puoi avere sotto controllo gli dei. Gli dei sono gli eventi che accadono. E quindi il problema è stare sulla difensiva. Chi è che sta sulla difensiva? La vittima si difende. Invece il mago co-crea con gli eventi, non ha paura di quello che gli accade, non ha paura dell'invisibile il mago, la vittima sì. E qua, ecco perché però la giustizia nella loro mente mi fa presagire il fatto che questo sentore loro ce l'hanno di lasciarsi fluire agli eventi, perché ci sono troppi maschili che vogliono avere il controllo di più situazioni e quello è il blocco. Ok, vediamo da quest'altra parte. Vediamo i femminili. Allora, energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale di lei? Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Tra l'altro, scusatemi, no, perché ci sto facendo caso, mi sto battendo. Qua su Dracula c'è la luna, no? Come se fosse la luna e la carta numero 4 è l'imperatore. Paura delle intuizioni. Voglio avere tutto sotto controllo con la mente razionale. Ho paura delle mie intuizioni, ho paura della notte, ho paura del buio, ho paura dell'invisibile. Ecco perché non riesco a prendere la decisione, perché mi sto focalizzando sulla parte razionale delle cose e non riesco a seguire l'intuizione. Ok, scusa Draculia, ti metto un po' così, sei un po' bruttino. Allora, vediamo l'energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Cosa ci raccontano i tarocchi? Energia attuale di lei. E lei c'è il Cavaliere di Bastoni. Io lei la vedo molto animata dalla sua Kundalini, dall'energia erotica. Dall'energia erotica a carattere sessuale, che cos'è la Kundalini? È l'energia che crea gli eventi, questa è la Kundalini, no? E quindi la vedo animata da una forte energia erotica, creativa, procreativa, di eventi e situazioni in allineamento con questa forza magica che hanno i femminili. Ok, cos'altro? I pensieri del femminile questa settimana, i pensieri cosa hanno nella mente femminili in questa settimana? 7 di coppe, tanti progetti hanno in questa settimana, si aprono tanti progetti, sono animate da una forza spirituale molto forte, lo vedevamo prima con le carte metaforiche associative. E il 7 di coppe nei pensieri mi parla dell'apertura di progetti, anche delle opzioni, persone nuove, conosce persone nuove, sta pensando, le stuzzica qualcuno di nuovo, qualcosa, li stuzzica di qualcuno. Vediamo un po' cosa ha nel cuore il femminile. La regina di spade, qua abbiamo un femminile che ci pensa prima di aprirsi emozionalmente a qualcuno. Qua abbiamo dei femminili che possono avere lo scanner davanti a loro, no? Fare lo scanner all'altra persona. Possiamo avere dei femminili che mi stanno raccontando qua la storia di come sono arrivati anche i femminili a questa consapevolezza in questa settimana. Hanno combattuto anche quei 5 bastoni con le loro stesse resistenze, quindi queste resistenze si sono potute palesare all'esterno sotto forma di persone o circostanze che l'hanno fatta mettere sulla difensiva. Ma allo stesso tempo questo essere sulla difensiva, a seconda del grado di consapevolezza di ognuno di voi, ha portato alla realizzazione di questa splendida armonia interna o la porterà in questa settimana. Quindi qua ci sono dei femminili che stanno approcciando magari a qualcuno di nuovo, persone nuove, diverse persone, però non si aprono emozionalmente facilmente, hanno la regina di spade nel cuore, nel senso
sono animata a livello erotico da qualcuno, però nel mio cuore sto un po' ancora, cioè nel senso non ti faccio entrare subito, ok. Vediamo il blocco o karma, la zona d'ombra del femminile in questa settimana. 4 di coppe, infatti ci sono femminili che rifiutano alcune persone, però gli piace il fatto che vengano corteggiate. Cioè questo è il senso, eh? Vedi paggio di bastoni, ci sono dei femminili che rifiutano qualcuno, rifiutano il corteggiamento di qualcuno, però gli fa piacere il corteggiamento di qualcuno. Possono essere un po' confuse, ma al tempo stesso dipende dalla consapevolezza spirituale, perché io qua vedo che rifiutano ciò che non le sta bene in questa settimana. Ripeto, queste carte sono indicative, ok? Sono bambine, sono maghe, sono sciamane. Qua è come se qualcuno non è all'altezza del mio amante mistico, che significa la mia vera natura, io non mi do. Mi do solo al mio amante mistico, che è la mia vera natura, che può essere anche dedicarmi a dei miei progetti artistici, creativi, dedicarmi a quello che mi piace fare. Quello è darmi al mio amante mistico e scarto invece la persona che si palesa davanti a me che non ha a che fare con quello, con quella che non mi dà quella gioia. Quindi mi stanno descrivendo queste varie situazioni, possono essere già trascorse nella settimana precedente o possono avvenire in questa settimana. Adesso continuiamo, abbiamo visto come stanno internamente, no? Vediamo adesso, vediamo cosa accade nella realtà fenomenica per i maschili. Allora, cosa accade nella realtà fenomenica per i maschili? Vediamo quali sono le intenzioni delle energie maschili in questa settimana nei confronti delle energie femminili. Anzi, voglio mettere pure qua un coso, un vampiresco. Il blocco del femminile in questa settimana sul 4 di coppe, il blocco del femminile. Cos'è questo? Ci sono le coppe, quindi questo è un paggio di coppe. Che carino. Te credo che me lo rifiuti, scusa. Cioè, non lo so, vatti a mettere una cosa decente, per favore, insomma. Loro rifiutano il paggetto vampiresco, insomma, ecco, te credo che lo rifiuti. Ok, mettiamogli proprio la carta sopra. Sì, rifiutano un invito, rifiutano qualcosa. Allora, continuiamo da questa parte. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Le intenzioni di lui. Le intenzioni di lui, le intenzioni di lui, le intenzioni delle energie maschili in questa settimana. E c'è lei qua, la regina di coppe, hanno intenzione di... allora, le intenzioni di lui sono volte a un femminile. Non sappiamo ancora che azioni vuole fare, mi è uscita proprio lei. La regina di coppe però come simbolo è colei che è paziente, è colei che è intuitiva, è colei che sa fluire le proprie emozioni. Quindi abbiamo dei maschili che hanno intenzioni verso una personalità di questa natura e vediamo che intenzioni hanno verso questa personalità. 6 di bastoni, di conquistarla, di conquistare questa persona che è amabile, fluisce le proprie emozioni, è anche creativa, è anche una persona paziente. Conquistare questa persona, 6 di bastoni. E beh, stava così questo con conquistare è proprio questa immagine, secondo me questa immagine ha a che fare con un'imperatrice, però tutta questa creatività che è proprio il simbolo della regina di coppe, seguire le proprie intuizioni, la creatività, farsi fluire, ed è questa figura qui, quindi conquistare questa regina di coppe con la forza no, attento, cioè nel senso c'è la forza, nel senso recuperare il rapporto con questa figura qui, oppure se di bastoni la forza, darci tutto dentro a questa cosa, cioè impegnarsi completamente in questa conquista, in questo... Sì, questo è, vediamo, queste sono le intenzioni però, vediamo che fa nelle azioni, perché... Vediamo le azioni di lui in questa settimana. Quali sono le azioni che farà il maschile, le energie maschili nei confronti dell'altra energia fuori da sé, che può essere un femminile? Vediamo le azioni di lui nei confronti di lei. 7 di bastoni. Qua intenzione di lottare seriamente.
lottare per difenderla, lottare, accipicchia. 10 di coppe per averla. Sapete, il 7 di bastoni significa limiti, no? Limiti, ostacoli. Ecco, con queste carte qui precedenti, così vi spiego pure, no? Con queste carte qui precedenti, lottare per conquistarla, conquistare questa figura femminile, e il 7 di bastoni poi è conseguenziale, no? Io voglio vincere, anche la forza avevamo sotto, no? Voglio vincere, voglio conquistarla, voglio difenderla, voglio superare gli ostacoli che si interpongono tra me e la sua e la realizzazione delle intenzioni che ha. Vediamo ancora sulle azioni di lui, 7 di bastoni. Sì, assolutamente, il paggio di bastoni. E lo farà in modo, sai come? Con entusiasmo, con grinta, con allegria, con tutti questi bastoni, con fuoco. Lo farà con tanto fuoco. Sì. Energia finale di lui nei confronti di lei. Asso di bastoni, ho detto appena adesso, col bastone la conquista. Col bastone la conquista. Vuole una nuova opportunità, vogliono delle opportunità. Qua ci sono maschili che vogliono delle opportunità con un femminile a cui sono disposti a fare di tutto. Superare ostacoli, questo è il maschile di questa settimana. Ok, vediamo il femminile. E questo significa perché il femminile sta così. E te credo, il femminile non ha bisogno di niente e nessuno, di conseguenza tutti la seguono. Cioè questo è l'archetipo, mi spiego? Quando tu fai l'amore col tuo amante mistico, ti dedichi alle tue passioni, ai tuoi talenti, quando ti dai alla tua natura, qualunque natura sia, è normale che il mondo cambia e il mondo ti vede come esempio, ti ammira, ti è devoto, ok? Allora, vediamo da questa parte le intenzioni del femminile in questa settimana quali sono nei confronti di lui, oppure le intenzioni del femminile a seconda della carta, no? Qui siamo migliaia, le energie sono generali, io cerco di dare tutte le sfumature possibili. Allora, le intenzioni dell'energia femminile in questa settimana, le intenzioni di lei. Le intenzioni di lei in questa settimana? Il 2 di denari, la vedo molto occupata. Può avere anche dei dubbi su qualcuno, la vedo molto occupata in questa settimana. Ha intenzione di, cosa ci insegna il 2 di denari anche? Di ristabilire delle priorità. Ha intenzione in questa settimana di ristabilire certe priorità nella sua vita. Può essere un po' confusa su come fare, ma ha intenzione di ristabilire le priorità nella sua vita. Vediamo di che natura sono queste priorità, le intenzioni di lei, 2 di denari. 3 di spade, di ridare molto più spago a se stessa, a ciò che le piace veramente, di chiudere situazioni un po' più pesanti. E qua abbiamo di nuovo la giustizia, anche di fare chiarimenti con qualcuno, devo dire la verità, di ristabilire delle priorità con qualcuno sulla base di un dolore, di un distacco che c'è potuto essere. Parlando chiaro, la giustizia è mettere insieme dei pezzi laddove si possono mettere, altrimenti ristabilire le sue priorità. Quali sono le priorità dei femminili? Bene, a quello va incontro. Queste sono le decisioni che prenderà. Ok. Vediamo le azioni che farà il femminile nei confronti dell'altro, o le azioni che farà il femminile nei confronti del mondo. E il paggio di coppe. Si apre il femminile, si apre qua il femminile. E il paggio di coppe sono messaggi carini, si aprono, sono deliziose, possono anche fare un po' la maliziosa, ma nel senso corteggiamenti, si aprono i femminili. Questa apertura può essere sia nei confronti di qualcuno, laddove si ristabiliscono le priorità, sia può essere, erano demotivate, erano un po' sulla difensiva perché magari una persona andava e veniva, dipende dai casi, no? Quindi ristabilire le priorità cosa significa? O nei confronti dell'altro, loro le vedo amabili in questa settimana perché sono sciamane e quindi di conseguenza hanno capito che l'altro fuori da sé è una maschera del divino, uno strumento con il quale loro possono evolvere e sciogliere le loro paure, attaccamenti e resistenze. Oppure questo paggio di coppe è nei confronti della vita dell'altro, chiunque l'altro sia, anche conoscenti, parenti eccetera, ma soprattutto verso la loro parte creativa, perché le coppe sono la creatività, le coppe sono le emozioni, si danno creativamente alle loro emozioni. Ok, vediamo l'energia finale del femminile in questa settimana. Energia finale
bellissimo il giudizio, mi parla una carta stupenda il giudizio, perché mi dice che c'è una rinascita del femminile, e tant'è che lo avevamo già preannunciato con le prime carte delle metaforiche associative. La carta del giudizio ci parla della resurrezione dei morti, così per alcune, per alcune dottrine tarologiche. Che cosa vuol dire la risurrezione dei morti? Prima di tutto che abbiamo utilizzato le carte dei vampiri. Ma poi è proprio Persefone, il mito di Persefone, no? La primavera che ritorna, Persefone che ritorna dalla madre Demetra, e Demetra per la gioia inizia a far rifiorire tutti i campi. E quindi cosa significa? Che avendo fatto un lungo viaggio nelle profondità di Ade in questo inverno, questa primavera sta portando a resuscitare nuove versioni del femminile, più ricche, più consapevoli, grazie al viaggio nel regno degli inferi, nelle profondità psichiche, nel regno ctonio, sotterraneo. E cosa significa nella fattispecie questo giudizio come energia finale del femminile? Significa la risoluzione di questioni che erano sospese da un po'. Risoluzioni di questioni che erano sospese da un po', e tali risoluzioni la portano a diventare questa bellissima sciamana che vediamo in questa settimana, laddove la consapevolezza è avere a che fare con la bambina interiore, farla giocare con i mantra, le formule psichiche, ballare con le proprie emozioni, sentirsi una dea e fare la vera sciamana. Questa è una stesa bellissima, ragazze mie e ragazzi. Ovviamente, ragazzi, anche queste sono energie vostre, no? Cosa ci sta dicendo il femminile? Cosa ci sta dicendo il maschile? Queste sono energie intere, ci sta dicendo che in questa settimana noi avremo una grande voglia di vivere. Una grande voglia di vivere, e approcceremo gli eventi come non abbiamo mai approcciato nella nostra vita. Perché il femminile ci spinge a usare la magia, e da questa parte abbattiamo le nostre resistenze a usarla la magia. Tutti questi bastoni mi dicono: io userò la magia, userò le formule psichiche, userò i mantra, o semplicemente userò la nuova consapevolezza per difendere quello che ho scoperto di me stessa, e farò azioni che parlano di piena creatività, e la magia è un atto creativo, ok? Bellissimo, veramente stupefacente, straordinario. Ora ci facciamo tutte le specifiche, però vado a mangiarmi non il biscottino questa volta, un pezzo di ciambella che mi ha portato mia madre ieri, ok? Arrivo subito. Allora, eccoci qua, ho mangiato il mio pezzettino di ciambella, cuore di mamma. Allora, continuiamo con le nostre specifiche, vediamo un po'. Allora, partiamo da qua. Energia attuale del nostro maschione indiavolato con il 9 di bastoni. Energia attuale con 9 di bastoni nei confronti di lei o dell'altro fuori da sé. 9 di bastoni. 9 di bastoni. Energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. Cos'è questo? Ah, la giustizia. La giustizia di nuovo. E beh sì, qua vuole prendere delle decisioni, Delle decisioni, come abbiamo già visto, prendo questa decisione, sistemo le cose, sono stanco, ma questa forza, questa adrenalina ce l'ho, ok? Allora sulla forza nei pensieri adesso vediamo, la forza nei pensieri, i pensieri di lui. L'asso di coppe. Ho intenzione di avere un'opportunità d'amore, prendere questa decisione. 5 di spade nel cuore. Cavaliere di spade, però c'è tensione col femminile, o percepiscono i femminili tesi. Vogliono una nuova opportunità, ma percepiscono i femminili molto tesi. Qua è possibile ci sia stato anche un litigio, oppure il non detto che ha creato tensione o crea tensione. Il non detto, ok? Ok, vediamo il carro e l'imperatore al blocco, il blocco di lui nei confronti di lei, il sole, non arriva a essere completamente felice, non sta bene nella relazione con lei, o quello che c'è in questo momento, quello che c'è non lo rende felice. Il sole è la felicità, no? L'allegria, la felicità.
Pensare troppo, il sovraanalizzare razionalmente le cose non gli dà felicità e quindi questo determina anche con lei non c'è felicità in questo momento. Ecco. Oppure può essere che ci sia un'amicizia tra di loro e non vogliono rovinare l'amicizia e sovraanalizzano troppo, mi spiego? Vediamo le intenzioni. Le intenzioni, una alla volta. Regina di coppe, 6 di bastoni, le intenzioni. 6 di spade, hanno intenzione di riprendere in mano la situazione e andare verso, riprendere in mano la situazione, uscire fuori da tutte queste difficoltà mentali. Le azioni, 7 di bastoni e paggio di bastoni, le azioni, sì, cavaliere di denari. A poco vogliono superare ogni tipo di ostacolo che si può mettere tra lei e lui e lei. A poco vogliono concretizzare delle questioni, vedi, cavaliere di bastoni, cavaliere di denari, cavaliere di bastoni. Non vogliono farsi prendere dall'impulso, ma vogliono essere concreti e dare concretamente questa voglia di oltrepassare ogni tipo di limiti e confine. L'asso di bastoni. Asso di bastoni. Cioè non vogliono essere impulsivi, vogliono farsi guidare dalla stessa magia con la quale lei, della quale lei è impersonificata in questa magia, mi spiego? Asso di bastoni, energia finale, asso di bastoni. Sì, 4 di bastoni, vogliono incontrarsi, vogliono incontri, vogliono incontri. Vogliono incontri in questa settimana, incontri. Ok, vediamo da questa parte. Energia attuale del femminile, cavallo di bastoni. Cavallo di bastoni, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile, cavallo di bastoni. La torre. Qua ci sono femminili che hanno rotto con qualcuno all'improvviso, anche situazioni di andirivieni. Oppure ci sono femminili col matto che si stanno lanciando in nuove avventure, nuove scoperte. 7 di coppe. 7 di coppe, i pensieri di lei. 3 di denari, vedi, ci sono molti progetti che hanno i femminili. Stanno pensando di dedicarsi ai loro progetti concreti, lavorativi, cavalieri di denari. Sì, molti femminili sono corteggiate, amate, la loro mente è focalizzata su più cose, soprattutto lavorative o cose concrete della loro vita, mi spiego? Gli fa piacere essere corteggiate e tutto, e utilizzano questa energia nel metterla nelle loro attività. Le regine di spade nel cuore, femminili. Infatti c'è l'imperatrice qua. I femminili si amano moltissimo. L'abbiamo nominata l'imperatrice con le prime carte associative e nel cuore c'è proprio l'imperatrice. Regina di spade imperatrice, grazie al dolore trasmutato in gioia o grazie al dolore visto da un'altra prospettiva quale potente alleato, nel loro cuore ci sono grandi successi che stanno per conseguire. L'imperatrice. Sì. E quindi è come ti dicevo prima, no? Si fanno corteggiare, eccetera, però ristabiliscono le loro priorità. Gli fa piacere il corteggiamento di qualcuno, sanno che sono molto amate da qualcuno, sanno, o comunque c'è feeling. Però il punto è che se non siete all'altezza del mio amante mistico, io mi dedico alla mia creatività, alla mia natura selvaggia, che è il mio amante mistico. Ok? 4 di coppe con, qua sotto avevamo pure l'ho coperto, paggio di coppe, il blocco di lei nei confronti di lui, 4 di coppe, paggio di coppe, il matto, non si lasciano andare facilmente a qualcuno, no, il matto al blocco è come se non hanno fede in qualcuno, in qualcuno da lanciarsi per costruire in questa settimana, però ci giocano alcune di loro, quindi va bene così, insomma, sì. Alcuni di loro dicono no a una persona che non è la loro altezza, non si lanciano in quello. Vediamo le intenzioni femminili, 2 di denari, 3 di spade. Le intenzioni dei femminili, 2 di denari, 3 di spade. 8 di spade, di superare i blocchi, ristabilendo le loro priorità. Paggio di coppe. La stella, wow, 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 wow.
I femminili si dedicheranno molto al darsi ai loro sogni, eh. Qualsiasi siano i sogni dei femminili in questa settimana li vedo dedicarsi a quei sogni, che siano dei progetti privati, portati avanti con la loro creatività, che sia un progetto anche relazionale, qualsiasi tipo, di cosa che loro hanno, di sogni, investono su quello. Investono appunto, fondo mazzo c'è il 7 di denari che mi parla di nuovi investimenti, nuovi investimenti in ciò che le appassiona. Questo può essere un'attività lavorativa, un progetto creativo, quindi il loro amante mistico, o può essere una persona, ok? Sì. Vediamo il giudizio, energia finale. Giudizio, energia finale dei femminili, e infatti il 9 di coppe, le vedo perfettamente in contatto con la parte più bella di loro stesse o di loro stessi, il 9 di coppe. Energia autonoma, molti femminili sono energia autonoma qua, a differenza di loro, quindi qua ci sono femminili che risucchiano proprio l'attenzione delle altre persone. Chi viaggia con un'energia femminile molto forte, diciamo che prende l'attenzione di maschili e femminili che viaggiano un'energia diversa, ok? Quindi il 9 di coppe mi parla del fatto che i femminili risolvono molte cose in questa settimana che hanno a che fare con il loro benessere personale. Giudizio, risolvono, come vi ho detto prima, il 9 di coppe che hanno a che fare con il loro benessere personale. Tutto ciò che non vibra il loro benessere personale lo rifiutano, ok? Lo rifiutano. Va bene, va bene, va bene, ok. Vediamo un po' con i miei oracoli lui-lei qual è la forma energetica del maschile, che non lasciano spazio al dubbio laddove ce ne fosse mai stato, no? Però a volte basta mettere solo 3 carte di queste e hai capito come stanno i maschili. Allora, sì, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo un po' il profilo energetico del maschile in questa settimana nei confronti del femminile. Profilo energetico del maschile questa settimana nei confronti del femminile. Anzi, ci rimettiamo un attimo le metaforiche associative qui, così. Ok. Profilo energetico del maschile nei confronti del femminile. Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Molti femminili pensano che alcuni maschili li abbiano dimenticate. E invece no. E invece no. Ok, cos'altro? Sono sempre accanto a te. Qua ci sono maschili che non stanno insieme ai femminili o non sono stati insieme ai femminili. E quindi sono stati sempre accanto a loro, però anche se non l'hanno visti. Ricordiamo, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. È l'invisibilità del femminile che ha lavorato dentro al maschile. Cos'altro? Ti prego, fallo ancora. Ci sono dei femminili che fanno delle cose, può essere da un gesto, può essere un comportamento a cui ai maschili gli fa impazzire. Credo che abbiano a che fare con la regina di coppe in questo caso, perché mi è uscita nelle intenzioni dei maschili. La regina di coppe chi è? La creativa, l'accogliente, accoglie le proprie emozioni, fluisce le proprie emozioni, è magica, è magia, un po' come una fata la regina di coppe, ok? Ha a che fare con questa sensazione qui, maschili, la sensazione di questi femminili che sono come delle maghe, delle fate. Ti prego, fallo ancora, in questa settimana è riferita a questo tipo di energia, cioè vogliono i femminili, sono attratti dal femminile che sono maghe, che sono fate, che sono sciamane, va bene? Due altre. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua ci sono maschili che è nato tutto come un gioco e poi si sono innamorati, o possono incontrare dei femminili in questa settimana e nasce tutto come un gioco. E infatti qua avevamo visto anche il sole, no? Al blocco, un po' come molti possono essere amici e hanno paura a fare il passo più lungo della gamba, secondo alcuni maschili, però abbiamo visto che poi lo fanno, vanno con calma, però sono attratti da questa energia femminile.
Cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Sì, si è fatto le flessioni, quindi si sente degno di lei. Sì, allora, qua il mio tormento è finito, è un po' la chiave di questa stesa, no? Perché avevamo l'imperatore, il carro al blocco con il sole. La felicità viene quando abbiamo la gioia, la felicità, che la gioia è il blocco per il maschile in questa settimana, quindi deve anelare alla gioia, viene quando lasciamo stare la mente razionale. E c'è pure l'imperatore al blocco, proprio la ragione, il controllo, no? E quindi per fare cosa? Per ritornare bambini. Il mio tormento è finito, il tormento finisce quando si torna bambini. Io ti merito, e certo, perché il bambino sente di meritarsi tutto, perché il bambino non è che si sente di meritare, il bambino ha tutto. E quindi, e poi sono i condizionamenti che ci fanno credere che non siamo meritevoli di quello che abbiamo quando veniamo sulla terra. E quindi abbiamo dei maschili di questa natura in cui che si sentono attratti da femminili da cui prendono esempio a livello di magia, di sciamanesimo anche. Ok, voglio mettere adesso, io ci voglio rimettere questi. Voglio, voglio ci, voglio ci rimettere questi e poi utilizziamo anche questi, che sono le carte della numerologia della Maria Vittoria. Voglio metterle tutte e due insieme. Allora, ancora sul maschile, diamoci dentro qua sul maschile, vediamo. Allora, mettiamoci i miei oracoli qua. Ok. Vediamo. Ancora, cosa ci raccontate? Vediamo che ispirazione ci danno queste figure dei maschili. Eccolo. Non ci credo, è uscito il sole. È il sole stava al blocco. Mi dicono che superano completamente questo impasse, no? E qua appunto c'è il vampiro che si spaventa del sole, no? Si ha paura della luce, però vanno incontro alla luce, ok? E vediamo una carta della Maria Vittoria su queste, sul sole, che ci dicono i maschili. Memorie, la mente, le paure di mamma. Ah, le memorie. Vediamo che dice il librettino, la Maria Vittoria che ha scritto su questa carta, poi vi do la mia. 42. La mente inganna, cela le paure radicate nel grembo materno. L'imprinting materno teorizza che le esperienze e le emozioni della madre durante la gravidanza influenzano il feto. Quando qualcosa ti fa paura, chiediti: questa paura è mia o di mia madre? Il messaggio: riconosco che queste non sono le mie paure. Quindi qua superano le paure legate alla parte materna in questa settimana. Superare le paure legate alla parte materna, con il sole che mi parla della realizzazione, no? E anche le paure che avevano ad agire qui, quindi paure legate alle memorie materne superano in questa settimana. Sì, paure legate alle memorie materne. E qua è uscito il sole, no? Che è il padre celeste, no? La luna potremmo dire la madre e padre, yin e yang. È come se prendessero la responsabilità con il sole, il padre celeste, delle proprie azioni, superando le memorie che hanno ereditato dalla madre, dalla parte della madre. Ok, da questa parte vediamo che vampirona ci esce da questa parte. Sul femminile. Eccola. Ah, l'otto di denari. E le vedo studiare, le vedo pronunciare mantra, le vedo studiare, le vedo appassionate a mettere impegno a ciò che le piace, insomma. Otto di denari, vedo proprio che ci sono, leggono, studiano. Ecco perché si ritrova questa energia potentissima sul femminile. Qua abbiamo sciamane,
spiritesse, non so se si può dire spiritesse, gli spiriti e le spiritesse. Sì, le vedo impegnate nelle loro attività, in tutto ciò che le appassiona, le vedo studiare ma anche applicare. Vediamo. Vediamo cosa ci dicono le carte della Maria Vittoria, numerologia. Ruolo negato, ho bisogno di radicarmi e di prendermi ciò che è mio. E infatti questo è un po' il succo di questa stesa del femminile che esce così. Diciamo che se l'altro non è all'altezza, no, della mia riscoperta natura, ritrovata natura, io il mio talento, le mie capacità le impiego tutte, come ci insegna l'otto dei denari, in quello che mi appassiona, e questo apre diversi scenari, tanti progetti. Perché? Perché qua ho bisogno di radicarmi in me stessa e di prendermi ciò che è mio. C'è una rivincita anche nel ruolo sociale. Hanno i femminili, mi spiego. E qua abbiamo l'albero genealogico, cioè come se allora nello yoga sciamanico mi viene in mente questa cosa perché noi la facciamo nelle pratiche. Facciamo un'invocazione agli avi dicendo prometto di compiere ciò che non è stato compiuto e che deve essere compiuto. Quindi questa presa di risoluzione ha a che fare col fatto che noi quando abbiamo dei desideri, abbiamo dei talenti che vogliono esprimersi attraverso dei desideri che ci arrivano, quello ha a che fare con la nostra genia. I nostri desideri, quello a cui stiamo ambendo, ha a che fare con la nostra genia. Questo ve l'ho spiegato bene nel video sulle formule magiche, il primo però, va bene, il primo, dove parlo della formula pentacolare. E quindi quello che noi desideriamo, vogliamo manifestare, ha a che fare con dei sogni legati alla nostra genia e dobbiamo portare avanti la missione. La nostra missione si confà di tutti questi aspetti. E quindi quando noi diciamo prometto di compiere ciò che non è stato compiuto e che deve essere compiuto, noi ci affidiamo all'anima, al disegno dell'anima, di cui i nostri sogni sono la cartina tornasole. Mi spiego? E quindi le vedo impegnate nel compiere ciò che deve essere compiuto, nell'andare incontro alla loro realizzazione personale prima di tutto e a riprendermi ciò che è mio. Mi riprendo ciò che è mio. Sì. Bellissimo, bellissimo. Adesso, tu stai riprendendo? Sì. Adesso ci mettiamo, dove stanno? Vediamo un po' di queste, metterci queste. Vediamo cosa ci dicono queste tre carte per questa settimana. Tre carte in chiusura di queste. Queste carte qua sono anche da questa parte, lo spiego soprattutto per le ragazze nuove, sono anche i ragazzi nuovi. La parte intuitiva della parte maschile, no? Cioè, se sei ragazzo, uomo, stai guardando, questa è la tua parte intuitiva. Quando dici mi riprendo ciò che è mio, può essere anche una relazione negata, una relazione che per paura ti sei negato, mi spiego, e quindi andando a recuperare con queste azioni di coraggio la tua relazione o recuperi ciò che tu in qualità di sogno, qualsiasi sia il tuo sogno, ok? Fatto è che il femminile a livello di energie collettive è molto forte, che non è solo la femmina, mi spiego, io lo dico soprattutto per le ragazze nuove che magari sono alle prime armi, no? È il femminile in ognuno di noi siamo maschi e femmine insieme, ok? Quindi il femminile dentro di noi, in ognuno di noi, uomini e donne, è molto forte in questa settimana. E quindi l'intuizione, la magia, la creatività, ok? Tant'è che infatti il maschile torna bambino e fa azioni ispirate, ok? Mettiamone tre. Vediamo che ci racconta. Mettiamo una, due e tre. Vediamo un po'.
La tua anima gemella non è pronta. Qua ci sono persone che non sono pronte a condividere la propria interezza, e infatti ce lo dicevano anche i femminili, no? Mi riprendo ciò che è mio, il 9 di coppe, il giudizio, ho lasciato in sospeso per troppo tempo il fatto di andare incontro alla realizzazione dei miei obiettivi personali, prima di tutto, per essere integra, per essere intera, per sentirmi intera e poi condividere la mia interezza. Ok. Cos'altro? Peso della famiglia. Qua c'è il peso della famiglia, qualcuno sente il peso della famiglia, lo vedevamo soprattutto nella parte maschile con quella giustizia, no? Ci sono dei pesi karmici anche, e lo vediamo soprattutto nella parte maschile perché abbiamo le memorie karmiche della madre, peso della famiglia, che vengono superate in questa settimana, cioè si adempie allo scopo. Anima gemella, fiamma gemella. E qua abbiamo infatti delle relazioni in questa settimana, soprattutto per quanto riguarda i maschili che si danno conto di una certa corrispondenza con un femminile, anima gemella o fiamma gemella, perché qua abbiamo i maschili che si danno conto della corrispondenza di anima gemella o fiamma gemella. Sapete, io non voglio più dare concetti perché altrimenti ci leghiamo nella mappa mentale e sono narrazioni limitanti. Quindi la narrazione non limitante, la narrazione più bella è quella di amore e psiche, ok? Nel mito di Apuleio. Quindi qua ci sono molte energie maschili che si danno conto della controparte fiamminica, diciamo, di un femminile. Può essere anche un uomo, perché l'abbiamo di qua la regina di coppe, anche grazie al fatto che vengono superate delle memorie legate alla madre, quindi al femminile. E quindi ci sono maschili che superano delle memorie legate, memorie deficitarie legate alla madre, quindi peso della famiglia in tal senso, e si aprono alla consapevolezza di un femminile che è la loro controparte, va bene? Mettiamone un'altra per chiudere, ok, mettiamone un'altra dello sciamano. La luna, e beh sì, la luna ha a che fare con la notte, con il femminile, con l'intuizione, con l'invisibile, con il divino. Questa è la settimana in cui il divino si farà palese sotto forma di intuizioni, rivelazioni, pratiche magiche, e quindi non abbiamo più paura di entrare nella notte, cioè non abbiamo più paura della notte, dell'invisibile, e quindi usiamo le parole psichiche, le formule psichiche, i mantra per supportare la realizzazione della nostra anima nella concretezza in questa settimana, affinché possiamo celebrare questa primavera che sta arrivando, proprio come il mito di Persefone e Demetra, che Persefone ritorna dal regno di Ade, dagli inferi, dalla notte, dall'oscurità, per portare tutti i suoi tesori e farne godere il pianeta Terra. Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io faccio un applauso a questa splendida stesa. Io concludo qui e noi ci vediamo prestissimo, ti abbraccio forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!